Ragazzi, siamo qui oggi per parlare di Conspeed. Questa volta, ragazzi, parliamo del primo freno a mano idraulico, cioè quindi un freno a mano di fascia alta che è compatibile con PC ma anche con console. Ragazzi, esatto, questo freno a mano idraulico funziona anche sulle vostre console, ma ve lo racconterò bene nella recensione. Banda alle ciance, sigla! Ciao ragazzi, come ho detto nell'antefatto, siamo qui oggi per parlare del freno a mano Conspeed H2, modello idraulico, e per la prima volta vedo un freno a mano di fascia alta che è possibile montarlo sia nell'ambiente PC, come ormai siamo abituati, ce ne sono tanti di tutte le fasce, ma in questo caso funziona anche su console. Per chi non conoscesse ancora Conspeed, vi metterò qui il link sopra in descrizione perché è un'azienda cinese che fa prodotti per il sim racing di altissimo livello. Ho già recensito la pedaliera idraulica e la pedaliera a cella di carico. Metterò sotto i link se volete andarveli a vedere, solo per capire il livello tecnico, meccanico e di rifiniture che ha questa azienda. E oggi ci presenta un freno a mano stupendo! E soprattutto mi lascia basito il fatto che funzioni anche su console. Ma iniziamo subito dalla confezione. Come sempre, tutto ben curato, la scatola ha un ottimo appeal estetico con tutte le immagini del freno a mano e tutto all'interno è ben riposto. All'interno della confezione troveremo un kit di adesivi Conspeed, la centralina per poterlo collegare al vostro PC, ve la faccio vedere bene, un piccolo set con questo distanziatore che vi servirà per poterlo montare in posizione verticale e ragazzi questa chicchetta, esatto, è proprio lei, guardate. Con questo accessorio potrete montare il freno a mano direttamente alle basi Fanatec e verrà riconosciuto come freno a mano Fanatec e quindi è possibile utilizzarlo su qualsiasi console. Era un'idea che secondo me potevano sfruttare anche altri produttori, personalmente la trovo la chicca in più di questo prodotto. Naturalmente sempre il cavo USB 2 da collegare al PC e USB di tipo stampante da collegarlo alla centralina. E poi ragazzi il freno a mano, guardate che bello, tutto lavorato al CNC, guardate le finiture, c'è sempre questa parte di bordino alesato che viene lasciato, che dona un ottimo effetto a livello estetico. E poi ragazzi, a livello di materiali, anche in questo caso tutto un progetto Conspeed fatto in alluminio, anche la vaschetta di recupero, anche in questo caso come per la pedaliera è tutto un sistema totalmente chiuso e esente da manutenzione. E sempre nella struttura, in tutti i punti dove ci sono dei giunti troviamo, come al solito perché vengono usate anche sugli altri suoi prodotti, dei cuscinetti a bagno d'olio che donano un effetto molto fluido a tutto il prodotto. E poi soprattutto la particolarità che è un freno a mano idraulico, quindi con un tipo di feeling molto particolare. Il sistema utilizzato è molto simile a quello che già Conspeed utilizza nella sua pedaliera con sensore di pressione, in cui abbiamo la parte del master con il perno che entra dentro, qua abbiamo la vaschetta di recupero e qui lo slave che va a comprimere gli elastomeri e a secondo del precarico che noi andremo a dare
potremo andare a indurire, ad ammorbidire la forza necessaria per poterlo tirare. Ma in più, cosa fondamentale, visto che in questo caso non vengono dati elastomeri da cambiare, ma anche perché secondo me già con le regolazioni che ha è possibile ricoprire tutta la fascia di sforzo che secondo me è necessario per l'utilizzo di un freno a mano, perché poi effettivamente la durezza la sceglierete tramite questa serie di fori qui. Adesso vi faccio vedere, allento un attimo questa cosa. Sempre con il sistema Conspit andate a tirare fuori questo pernetto con, come vedete, ha questo pallettina, questa sfera che servirà per fermarlo quando lo infilate dentro. Come vedete lo aprite, qui c'è il perno, e a secondo del punto in cui lo andrete ad innestare andrete a indurire e ammorbidire, sempre per il solito concetto che più lo monterete verso l'alto e più a parità di sforzo farà meno corsa e quindi servirà più forza per poterlo tirare, e quindi si indurirà anche, quindi si accorcerà un pochino la corsa e si andrà ad indurire. Ma per farvi capire bene, perché probabilmente così è molto complicato, ho fatto un video che vi spiega un pochino come funziona e ho fatto anche una piccola comparativa con quello che per me è uno dei migliori freni a mano con cella di carico, o in questo caso ha un sensore di Hall, ma il tipo di feeling con il tipo di molla, durezza di molla e durezza elastomero molto simile anche a quello dell'Eosinkwild. Ma vi faccio capire un pochino quale può essere anche la differenza a livello di sensazioni che potete avere quando utilizzate invece magari un freno a mano idraulico. Adesso vi vado a far vedere la differenza che può esserci tra un freno a mano che funziona con molla e elastomero, per me uno dei migliori che ho mai provato, ha un feeling molto simile a quello dell'Eosinkwild, ha questo genere di feeling qua. Vi faccio vedere invece come funziona l'effetto e il feeling che può avere un effetto idraulico. Non so se dal video è percepibile la differenza di movimento, è pieno dall'inizio alla fine e si sente proprio la parte dell'idraulica che c'è qualcosa. A differenza anche di questo, anche quando arriva la parte dell'elastomero e tiro, il tipo di effetto è comunque, si sente che è una sorta di gomma che c'è che tira. In questo caso abbiamo totalmente un effetto pieno e un effetto idraulico. Questo anche per quanto riguarda poi le pedaliere che hanno elastomeri e pedaliere che funzionano in maniera idraulica con elastomeri, che sento dire da molti che il sistema è uguale, l'effetto che si ha è lo stesso. Io vi assicuro che non è lo stesso e soprattutto anche alla mano l'effetto è totalmente diverso. Approfitto anche di questa parte di video per farvi vedere, in questo caso con la forza che io applico fa questo genere di corsa qui. In realtà, come vi ho fatto vedere, si può togliere il perno centrale, spostarlo. Adesso vi faccio un macro spostamento mettendolo nella parte più sotto. Allora vediamo, eccoci qua, e vi faccio vedere anche impostando la stessa forza quanto riesco ad essere più forte nella trazione. Sento sempre l'effetto idraulico sotto, ma per tirarlo serve molta meno forza e riesco a fargli fare completamente tutta la corsa. Se voglio indurirlo, a questo punto dovrò dare un pochino più di precarico nella parte della ghiera frontale, ma rimane sempre molto ma molto più morbido rispetto alla regolazione più alta. Ciao ragazzi, spero che il video sia stato un po' chiarificatore. È difficile con delle immagini far capire bene il feeling. Io cerco di muoverlo nel modo più corretto possibile proprio per cercare di enfatizzare quello che può essere la sensazione, il tipo di movimento che fa, ma capisco che da un video è veramente complicato. Passiamo poi all'altra regolazione. Come vi ho detto, questo freno a mano si può montare sia in questa posizione ma anche in quest'altra posizione qui, e questo si fa tramite questo distanziale. Praticamente dovrete andare a svitare questo perno, si monta il distanziale e praticamente a questo punto si collegherà a questa altezza qua e potrete montarlo in posizione, eccoci qua, in posizione verticale. Ragazzi, tutte le regolazioni sono particolarmente semplici, naturalmente parliamo alla fine di un freno a mano e in questo caso la vera differenza è nel feeling, nella pienezza soprattutto della parte iniziale
e a prescindere poi la pienezza, perché poi si può raggiungere anche con degli elastomeri, ma il feeling, come avete visto anche un po' la damperizzazione nel ritorno e nell'andata, è totalmente diversa rispetto all'utilizzo, al non utilizzo di un sistema idraulico. Per andare a collegare il freno a mano alle vostre posizioni ci sono questi due fori, sono fori da 8, naturalmente potrete utilizzare anche, come ho fatto io, delle viti M6 con una rondella, e naturalmente la potrete montare su qualsiasi postazione, o su un plate oppure anche direttamente su un profilato se avete una postazione in profilati. Naturalmente per avvitare la vite qui interna dovrete togliere come sempre questa parte qua e avrete accesso in questo modo alla parte delle viti interne, ma tutto veramente abbastanza semplice. A livello elettronico, come vi ho detto, funziona con un sensore di pressione di derivazione automobilistica, quindi ragazzi esente totalmente da qualsiasi tipo di problema, e anche il segnale viene letto sempre in maniera perfetta. È corredato da un cavo in realtà molto lungo, questo perché lo potete connettere in molteplici modi. Se già possedete una pedaliera Conspit potete collegarlo direttamente alla pedaliera e sempre il software ve lo rileverà nella pagina principale. Altrimenti, tramite l'elettronica, sempre a 12 bit come la pedaliera, potete collegarlo USB direttamente al PC, e in questo caso sempre tramite il loro software verrà rilevato, ma dovrete selezionare una seconda scheda che è proprio quella del freno a mano. E poi ragazzi, come vi ho detto, altrimenti l'altra chicca è collegarlo tramite questa scatolina qui, che convertirà l'ordine dei fili praticamente per Fanatec, e potrete utilizzarlo anche con le basi Fanatec. Per me questo è il punto di svolta di questo freno a mano, perché fondamentalmente non è mai esistito un freno a mano di questo livello per il mondo console. Naturalmente, vi spoilerò già le conclusioni, lo straconsiglio anche nel mondo PC. Ho fatto adesso per voi un piccolo video per la configurazione. Per quanto riguarda poi la calibrazione del freno a mano, si fa sempre tramite il toolkit di Conspit. C'è la scheda Handbrake, come vedete qua, qui c'è pedal e qui c'è Handbrake. In questo caso andate a settare la zona minima. Io vi consiglio sempre di tenere leggermente premuto il freno per dare una piccola zona morta e cliccate Set Min. Poi andate a tirare il freno con quella che vorrete sia la forza massima con cui lo andrete a tirare tutte le volte che andate a giocare, e cliccate Set Max. Ok, e in questo caso abbiamo settato il freno a mano. Naturalmente nel caso collegassimo il freno a mano direttamente alla pedaliera dovremo andare in questa scheda e lo vedremmo in questa parte qui. In realtà, come vedete, qui c'è la possibilità di settare se avete il freno a mano idraulico o ci sarà probabilmente anche il freno a mano a cella di carico. Nella scheda del freno a mano, quando è collegato USB, in realtà seleziona lo cell, non mi dà la possibilità di cambiarlo, ma il freno a mano funziona lo stesso. Potrebbe esserci qualche bug al momento nel software, ma non pregiudica per niente il corretto funzionamento. Ragazzi, bentornati. Spero sia stato utile anche questo piccolo video di configurazione, ma è molto semplice per quanto riguarda e quello che può essere possibile la configurazione di un freno a mano. E ho fatto adesso un piccolo video per voi per farvelo vedere in azione. Ragazzi, bentornati. Innanzitutto ringrazio tantissimo Conspit, che ha creduto nel mio canale per la presentazione di molti dei suoi prodotti, e in questo momento con questa freno a mano chiudo un pochino il mio cerchio per avere anche ancora un quadro più ampio di quella che è la qualità
con cui questa azienda vuole entrare nel mercato e soprattutto anche ragazzi per un discorso prezzi. Al momento non posso dirvi esattamente il costo perché stanno prendendo gli ultimi accordi con dei distributori europei, ma naturalmente terrò sempre il link qui sotto aggiornato. Per tutti gli amanti del rally e del drifting non posso che straconsigliare questo freno a mano. Io spero che con questa recensione, con tutti i video che ho fatto, sia riuscito a farvi percepire un pochino quello che è il feeling che questo prodotto può donare, perché poi fondamentalmente nelle varie differenze che uno può trovare è soprattutto lì, perché poi un freno a mano è un freno a mano, però in questo caso il surplus della sezione idraulica per un amante di questo genere di prodotti è un bel surplus. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, nel caso mettete un bel like al video, iscrivetevi al canale, ci vediamo alla prossima review. Ciao ciao!